Salve a tutti! E allora, è capitata l'occasione per andare a descrivere un po' una lavorazione che andiamo a fare sulla testata del 500 di serie con delle piccole lavorazioni per uso sportivo. E in questo caso ne vado a sfruttare l'occasione, visto che è un lavoro proprio di modifica delle sede valvola di aspirazione che sono state modificate, quindi questo lavoro si sta facendo in rettifica e ne vado a sfruttare l'occasione per alcune lavorazioni che è stato fatto, però ok, non la vado a fussare al banco di fussaggio, ma ne andiamo a capire dove ci sono alcuni punti da andare a lavorare oppure no. Prima di farla vedere in dettaglio, quindi da vicino, quello che un po' ho fatto come aggiustamenti, voglio anche, sfrutto l'occasione proprio per un discorso di portare poi più avanti, andare a dire qualcosa sul discorso delle letture delle gamme, che ancora non abbiamo capito l'importanza del profilo che andiamo a leggere, quindi non è il discorso di andare a quantificare a che gradi apre la gamma, inizia ad aprire la valvola o quando va in chiusura come gradi, che ne so, andiamo a parlare di una 40-80, sappiamo che quando andiamo a prendere anche la gamma dicono apre a 40, chiude a 80 gradi dopo il punto morto inferiore, però non abbiamo valutato a che cosa serve il profilo di lettura dell'albero a camme. Questo è un discorso che poi vi farò capire proprio perché è di estrema importanza. Quello che dobbiamo anche andare a capire, che vi ho accennato che ne andrò a parlare in un altro video dedicato, dove io vi andrò un po' ad accennare delle situazioni che mi sono successe in fase così di approccio con alcuni amici, infatti in fase di lettura ho messo a punto degli alberi a camme, quindi alcune cose ve li andrò a dire in quel preciso particolare. E allora andiamo a vedere le lavorazioni da fare sulla testata della 126 500 di serie, e alcune cose da andare a fare, altri punti da non andare a lavorare, d'accordo? E allora, eccoci qui con la testata. Allora, come interventi si stanno per fare le sede valvole più ampie, quindi quelle da 35,5 e anche da 36 si potrebbero portare, però tutto, ripeto, va un po' a quello che si vuole fare per l'uso del motore. In questo caso sono messe 35,5, sono state cambiate le sede valvole e quelle di scarico sono rimaste quelle di serie che già vanno abbastanza bene come dimensionamento. L'ho provato su altre testate a livello anche di flussaggio, già abbiamo visto che lo scarico va a comportarsi sempre bene rispetto all'aspirazione. Dobbiamo fare soltanto due aggiustamenti nel condotto che ora vi vado a spiegare. Sul discorso dell'aspirazione, altra cosa importante, a parte la raccordata dei condotti, è andare a fare questo tipo di lavorazione all'imbocco di sopra del carburatore, quindi dalla parte iniziale che avevamo un diametro da 30 mm, cerchiamo di poterlo allargare quasi al massimo, volendo, perché poi siamo vincolati dalla venatura interna qui della fusione del motore, vedete in questo punto. Quindi se andiamo un po' a valutare questa misura e questa misura, siamo quasi a 40 mm. In questo caso già arrivare a 35 già potrebbe andare bene, come ho fatto in questo caso io. Quindi se lo andiamo a valutare come misura, vedete qua siamo nella parte più ampia, siamo a 35. Però perché viene fatto questo tipo di lavorazione? In qualche altro video avevo detto di mantenerci leggermente più stretti, però ho visto che in fase di flussaggio andiamo con questo tipo di lavorazione, andiamo a raddrizzare un po' il condotto, anche perché ci serve avere uno spazio più ampio dove
va a diminuire la velocità e nello stesso tempo il flusso cerca di andare in direzione del cilindro che va in aspirazione, quindi avere questa apertura in questo senso più ovale agevola questo tipo di comportamento dentro la testata. Questo è l'importante. A livello di sezioni non dobbiamo fare altro che andare soltanto a raccordare le pareti. Altro punto da poter lavorare è questo, dove lo andiamo soltanto ad raccordare, evitare se ci sono delle fusioni fatte male, e in questo modo basta. E agevolare questo, giustamente, una volta che andiamo ad aumentare questo diametro, dobbiamo cercare di arrotondare questo profilo senza andare a bucare la parte dentro. Io difatti anche su questa mi sono mantenuto su una certa misura e non andare oltre, quindi lasciare almeno uno spazio di 2,5 mm per parete, proprio per evitare anche lesioni poi sulle parti interne. Come lavorazione, quello che non dobbiamo mai andare a fare è di lavorare in questo punto sull'aspirazione, ma in questo caso lavorare sulla parte interna, dove andiamo a raddrizzare un po' l'indirizzo del condotto stesso, quindi cercare di, quantomeno da questo punto di vista come profilatura, andarlo a raddrizzare in questo tipo di modo. Quindi andiamo a lavorare questa parte di sopra e la parte opposta nella parte interna di sotto. Questa è già una lavorazione fatta bene, senza, ripeto, senza aumentare questa sezione di passaggio poi interna, che se la andiamo un po' a misurare sulla parte interna dobbiamo avere sempre una geometria che andiamo sempre un po' ad avere dei comportamenti, una sezione più ampia rispetto al passaggio qui della sede valvola, e quindi andando un po' a curvare la parte interna qui del condotto stesso. Invece sullo scarico, quello che dobbiamo andare a lavorare è la parte, come ripeto sempre, qui all'uscita della parte dello scarico, qui la parte della curvatura più ampia, proprio questo tipo di angolo qui interno dello scarico non lo dobbiamo assolutamente toccare, anzi, come in questo caso, se va a fare un leggero gradino interno, proprio perché la testata è più ampia rispetto alla sede, è meglio, così evitiamo di avere un ritorno del flusso all'interno. E se andiamo a fare la lavorazione sullo scarico, vedete, io sull'uscita ho fatto ben poco, quindi soltanto raccordare le pareti esterne del condotto stesso, cioè le parti dove c'è la fusione della giuntura. Vedete, qui è stata fatta soltanto la pulizia per raccordare un po' il condotto stesso, senza andare ad aumentare questa parte qui. Questa parte poi finale, a mio avviso, ci sto un po' studiando sopra, perché non è sempre così facile il discorso di andare a fare delle lavorazioni. Io prima di andarla a fare voglio capire un po' anche il comportamento finale, quindi da questo punto di vista, a dispetto di qualche altra volta che ho fatto delle lavorazioni, questa parte finale è di estrema importanza, perché va un po' a copiare l'uscita, cioè o perlomeno continuare la direzione, andarla a raccordare in modo che dovrebbe continuare con la direzione dello scarico. E se sulla parte finale ha un tipo di comportamento, che al di là che dobbiamo sempre tenerci 1 mm sempre più ristretto rispetto allo scarico che andiamo poi a montare, quindi se lo scarico lo abbiamo a uguale misura è inutile andare ad allargare questa parte qua, altrimenti la macchina non cammina più. E allora, quell'ulteriore studio che voglio fare, al di là della direzione, dobbiamo seguire poi la direzione dello scarico, proprio gli ultimi 2-3 mm dell'uscita hanno un comportamento di, come posso dire, di propagazione un po' dei flussi, un distaccamento che si viene a creare qui, proprio a lambire la parte finale sulla testata. Quindi questa parte finale la voglio un po' studiare bene, perché se
lo andiamo a fare con una certa spigolosità, porta dei vantaggi e dei svantaggi in un certo modo, quindi agevola qualcosa e poi va a peggiorare altre funzioni del flusso, quindi è una parte che sto valutando da seguire con attenzione, proprio perché dove si va a creare, cioè la parte finale dei terminali di giunzione, un po' delle propagazione delle sezioni dei tubi, avere un certo tipo di conformazione diversa, con una conicità diversa, va a creare delle turbolenze in più, quindi su questo ci sto un po'. Sono tipo pignolo, qualcuno mi può dire, però voglio dire, è giusto che uno si faccia delle chiarezze per conto proprio, quindi lo voglio andare a valutare bene. E allora, se andiamo sul discorso del disegno, qui ho fatto qualcosa del disegno. E allora, da questa sezione iniziale del ripeto che sarà 30 mm qui sul 650 come testata, lo dobbiamo aumentare, quindi andando a lavorare su questa sezione proprio per, visto che andiamo ad avere una sezione più ampia, ad avere questo tipo di lavorazione di raccordature, quindi andare a togliere anche nello stesso parte, quindi al di là di non andare a forare questo tipo dove c'è la fusione, quindi questa parete non dobbiamo andare a bucare, altrimenti dovremmo saldare pure questa, fare un tipo di intervento di saldatura per andare ad avere ancora un passaggio leggermente più ampio se andiamo a montare un tipo di collettore diverso, un collettore il 40 a doppio corpo, quindi se vogliamo avere più prestazione, però sotto questo punto di vista andare poi oltre, ripeto, a volte è controproducente. Sullo scarico lo stesso motivo, quindi qui no, non andare a lavorare questa sezione, o perlomeno raccordare soltanto la parte di grezzo della fusione e andare a agevolare questo tipo di lavorazione, quindi andare a togliere questa parte di materiale senza andare un po' a indebolire le pareti del condotto, giustamente, per agevolare la rotazione del flusso e quindi andarla a migliorare a parità di sezione valvola, quindi questa qua non la andiamo a toccare in questo caso. E sull'uscita proprio qui non dobbiamo, ripeto, aumentare la sezione, anche perché già dalle valutazioni che ho fatto sono già a livello di sezione abbiamo già il 30% in più rispetto qui alla sezione del passaggio sede, quindi come effetto conico già ci siamo. L'unica cosa di se andiamo a accoppiare lo scarico deve essere leggermente 1 mm più ampio rispetto alla testata, quindi andare a creare questo tubo di sezione più ampia come passaggio rispetto alla parte della testata. Queste sono delle lavorazioni da andare a fare, poi sulle parti qui di sezione senza andarla a toccare che già vanno bene, soltanto andare a togliere, come in questo caso ho fatto, le pareti grezze del condotto e andarla leggermente a fare più lucido rispetto all'aspirazione. Invece l'aspirazione, vedete, ho una finitura più grossolana a livello di tela, proprio per andare a creare quell'effetto parete che dobbiamo sempre avere sull'aspirazione. In questo caso poi si andrà a fare la raccordatura dei triangoli per la rettifica delle sette valvole e poi si andrà a stabilire la tenuta e fare anche l'angolo interno della sede valvola. E anche qui sullo scarico si andrà a fare, proprio perché sono state cambiate le guide valvole con due leggermente più basse rispetto all'originale. D'accordo. Poi per il discorso del rapporto di compressione, questo è dovuto poi al tipo di albero a camme che andiamo a montare. Difatti qui sarà sicuramente che andrà a essere diminuita la spianatura di qualche millimetro, millimetro e mezzo, a volte anche 2 millimetri rispetto al rapporto di compressione che si andrà a fare. Però poi tutto verrà stabilito dal tipo di albero a camme che si andrà a montare.
Questo è qualcosa da andare a fare come tipo di lavorazione. Va bene? Spero che qualche chiarimento si abbia avuto, poi più avanti ne andiamo a parlare con più chiarimenti rispetto ad altri tipi di lavorazione, però già questa è un'ottima lavorazione da fare. L'unica cosa è non andare qui dove c'è la parte del dato della rondella, anche se volendo questi dati qua si possono andare a modificare mettendo due dati da 15 mm. Si andrà a fare la flettatura interna da 10,1,25 e si andrà a restringere un po' la rondella. Quindi se la rondella in questo caso la andiamo leggermente a smussare per agevolare e non ostacolare qui il flusso, perché basta che abbiamo un gradino sporgente della rondella che un po' va a distruggere quello che stiamo facendo come lavorazione sulla testata stessa.